Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Diego. Salve a tutti. E della sua Jeep Compass 1600 turbo diesel, un'auto bello grande e spazioso. E Diego, perché l'hai scelta? Perché mi serviva una macchina grande, comoda, con prestazioni e qualità prezzo, e queste erano tutte. Bene, quindi tu l'hai presa già usata? Sì, aveva 3 anni di vita e praticamente aveva 30.000 km. Quindi Sì, quasi nuova. Praticamente quasi nuova. Bene, adesso sono passati un po' di anni, quasi 6 anni. Esatto. 70.000 km. Esatto. E quindi possiamo già dire un po' com'è andata, come si è trovato Diego, quali sono i consumi reali, perché abbiamo dei consumi qui riportati che dopo 70.000 km possiamo già capire bene come va. Diego non penso che faccia le corse con l'auto. No, no. Anzi, andiamo via tranquilli e quindi vediamo anche i consumi come sono. Bene, allora quindi facciamo una panoramica dell'auto, anche se già la conoscete, ma giusto per vedere com'è. Se dopo vi interessa magari prendervela usata o roba del genere, magari vedete questo video e avete un'opinione di chi l'ha usata per un po' di anni e dopo un po' di chilometri. Hai avuto problemi, Diego? No. In 3 anni tutto a posto. Tutto a posto, motore, sì, problemi? Sì, le varie manutenzioni, quelle ordinarie, ma per il resto non ho avuto nessun problema. Bene, quindi siamo a posto e quindi difetti, hai riscontrato difetti? Per il momento no. Bene. Diego deriva da una Fiat Bravo 1600 16 valvole e qui sorrido perché ce l'avevo anch'io quando lui ce l'aveva, poi lui l'ha mantenuta per quanti anni, Diego? 22 anni. 22 anni con una Fiat Bravo 1600 16 valvole, motore che andava come una scheggia. Infatti il passaggio da una macchina del genere a questa è stato notevole. Beh, penso che comunque macchina bassa e benzina, turbo diesel, alta. Sì, soprattutto macchina di 20 anni fa con un concetto come del genere è stato veramente una cosa diversa. In meglio, spero. Molto meglio. Molto meglio, anche come spazio. Certo. Bene, quindi andiamo a vedere la nostra Jeep Compass e parliamo un po' con Diego. Eccoci qua, partiamo dal frontale. Beh, si riconosce che è una Jeep dal suo simbolo qui. Allora, questa è la versione Night Eagles, è una versione particolare, come vedete anche la scritta Jeep è in nero. Poi abbiamo i fari che sono alogeni, ok? Freccia alogena, e anche i fari sia di abbaglianti che anabaglianti sono sempre alogeni. Ha i fendinebbia qui sotto e qui abbiamo gli indicatori di direzione che sono qua, con la posizione qua, sempre tutto alogeno. I cerchi sono dei cerchi neri, come vedete, nero lucido, ed è questa una particolarità, vero Diego? Sì, della versione... la versione sua. Esatto. Ruote sono un 18. raggio 18, 225/55 raggio 18. Vedete che la spalla è molto alta, perché così è anche più comoda da utilizzare e più morbida. Poi abbiamo tutte le fasce così, per proteggerci dai colpi, se andiamo un po' fuori strada, sassi o altre cose non vanno a graffiare magari tipo le plastiche lucide. Qui abbiamo il nostro ancora cerchio lucido e visto da dietro è così. Eccoci qua. Vedete che la scritta anche qui Jeep è in nero. Abbiamo un bel posteriore molto alto, perché comunque un po' magari su strade sterrate e cose del genere non è una 4x4, però possiamo andare tranquillamente, anche perché è un buon motore con una buona coppia. E qui c'è la scritta Night Eagle, che è proprio la versione che stiamo vedendo noi adesso. Diego, ormai che ci siamo, vogliamo vedere magari il bagagliaio? Sì. Così vediamo, anche se qualcuno interessa per una famiglia. Eccoci qua. Questo è il bagagliaio, vedete che i sedili si possono abbattere 40-60. Qui sotto c'è qualcosa... Qua abbiamo il rottino di scorta. Ok, quindi abbiamo il rottino di scorta. Sì, questo era un optional. Ah, ok. Che dovevano scegliere i vecchi proprietari, o avevano il kit o avevano la ruota di scorta. Perché questa è proprio una ruota, non è un rottino. No, no, proprio ruota questa. Sì, sì, è la misura 2,25, 50 raggio 17, quindi potete utilizzarla come ruota normale. Esatto. Poi per il spazio qua potete mettere qualsiasi altra cosa che volete, e qui poi ci sono dei vani piccolini che vanno messi qua. Plastica rigida per pulirla meglio, non è rifinita in moquette, ma forse è meglio perché così lo si può pulire. Esatto. Cappelliera rigida. Ed eccoci qua. È un bel bagagliaio, mi sembra che siano sui 400 litri,
se non sbaglio. Sì, siamo andati a fare un viaggio verso il lago di Garda, 4 persone, sono state tranquillamente 4 valigie. Bene, molto bene. Ok, e questo è anche la soglia di carico, è bella piatta, quindi qua ci stiamo e carichiamo anche molto bene. È un po' alta da terra perché l'auto è alta, ma comunque si carica tranquillamente perché è fatto bene dritto il vano, non ha strane cose che magari si può portare via spazio. Bene, adesso andiamo a vedere gli interni. L'apertura è comodissima, basta avere le chiavi in tasca e l'auto si autoapre. Ok, quindi non serve schiacciare il pulsantino né niente. Non serve niente. Si entra e via. Ok, adesso voglio mostrarvi comunque gli interni dopo 6 anni circa e 70.000 km, vi faccio vedere come sono. A parte che Diego la tiene benissimo, perché guardate, è proprio... Però c'è stato un altro proprietario prima, quindi sì, comunque magari l'usura ci dovrebbe essere. Allora, vediamo che comunque qua i bordi sono ancora belli, ben tenuti, qua è in pelle, vedete dove si appoggia il bracciolo, ma non si è consumato né niente. E qui abbiamo i nostri tasti per alzare e abbassare i finestrini elettrici e anche i vetri sono elettrici e vedo che c'è anche il simbolo che si può riscaldare e quindi sono termici per sbrinarli. Poi internamente è così. Allora io vi faccio vedere, adesso entro. Questo è il cruscotto, che vedete tutto analogico con un display centrale dove ci sono tutte le indicazioni. Esatto. Questo è il volante che qui abbiamo per quanto riguarda l'autoradio, volume, chiamata vocale. No, l'autoradio ha secondo me il difetto di quest'auto. I comandi della radio sono dietro. Dietro? Se senti qua è il volume e qua è il cambio stazione. Ah ok, quindi sono... Ah, pensavo fosse... Sì. Invece questo è per comandare... Questo è per comandare praticamente la plancia, la sicurezza della macchina, il cruise control, quello che serve. Ok, quindi tutto qua. E i comandi invece sono dietro? Esatto. Beh. Questo è il telefono con il comando vocale. Sì. E qui hai quello che serve per il limitatore di velocità e il cruise control. Ok, cioè quindi hai tutti i comandi qua, bene? Esatto. Ma penso che una volta ti sei abituato a avere i comandi qua, sono molto pratici. Qui abbiamo tutti i comandi per i fari, per accendere i fari, che di solito teniamo in automatico, fendinebbia e retronebbia, la regolazione. Vedete anche qui le bocchette dell'aria dove sono nero lucido, comunque è perfetto con la sua cromatura, tutto ben fatto. Un super display che vediamo qui. Qui abbiamo la regolazione, il climatizzatore praticamente. Esatto, hai clima, radio. Il volume è anche qua della radio. Hai doppio comando, sia praticamente anzi triplo comando, perché poi tutti i comandi puoi farli anche direttamente anche dal touch. Quindi hai touch fisico e esatto, anche e il volante. Beh, basta. Cioè, non so. Esatto. Bene, poi abbiamo i sensori di parcheggio, possiamo disattivarli, il mantenimento di corsia e qua abbiamo tutto quello che riguarda il clima, una presa USB che vediamo qua, un 12 volt se vogliamo collegarlo, 6 marce, perché questo qua è il 1600 120 cavalli, 6 marce, esatto. I freni di stazionamento, l'antisbandamento e poi il start and stop per accenderlo e spegnerlo. Anche qua vediamo che comunque il cruscotto, le plastiche belle morbide, sono ancora tutte perfette praticamente. Guardate anche gli interni, mi sembra molto bene. Questa versione qua era pelle e tessuto e vediamo che comunque anche qua la pelle è perfetta. Dopo non so se Diego l'ha fatto i sedili nuovi prima di farmela vedere. No, sono suoi originali. Sono originali, quindi veramente ben tenuta dentro, molto bene. E questi sono i sedili visti da dietro, eccoci qua. Comunque dopo saliamo dietro. Adesso Diego è alto 1,90 m, Diego? Sì. E quindi dopo proviamo a sederci dietro a vedere come si sta. Quando hai fatto il viaggio con le 4 persone si sono lamentate di... No, comodissime, tutto a posto. Molto contente. Qui abbiamo il nostro, vedete, specchietto per vederci e abbiamo anche le luci alogene e anche qua tutte le luci e la plafoniera posteriore non c'è. No. Luci dietro non ce ne sono, Diego? No. Ah, sì. Sulla maniglia, eccola. Eccoci qua. Le hanno messe qua, che secondo me è una cosa molto comoda perché ti illumina direttamente le gambe. Non hanno messo la plafoniera centrale, forse per quelli che gli mettono tettuccia apribile la mettono là, che secondo me qua è comodissima perché ti illumina proprio le gambe. Piuttosto di quelle dietro preferisco queste qua. Bene, adesso guardiamo un po' il display, vediamo un po' i consumi reali e così con Diego ci facciamo raccontare un attimo. Eccoci qua,
Partiamo dal display principale, che è questo. Volevo farvi vedere appunto gli assistenti alla guida, che tante auto ancora non ce l'hanno e sarà obbligatorio nel 2024, però nel 2018, quando è nata quest'auto, già c'erano. Vedete che c'è sia l'anticollisione, Park Sense, intensità Lane Sense, quindi potevamo tararlo tutto come vogliamo, anzi possiamo ancora farlo, e possiamo mettere i parametri come vogliamo noi. Si parla di un'auto di 6 anni fa, quindi completissima. Abbiamo guardato un attimo i consumi, eccoci qua. Questa è la media 5,9 per 100 km in uso costante dopo 70.000 km, significa quasi 17 km con un litro di gasolio. È un'auto da 4,40 m, è pesante, è spaziosa, è tutto quello che è, mi sembra una buona media. Sì, è ottima. Cioè una media che comunque alcune ibride oggi ancora non lo fanno. Torniamo un attimo al nostro display che abbiamo visto qui. Questo è appunto il display, che è bello grande, se non sbaglio un 10 pollici, impostazioni, e qua possiamo vedere tutte le impostazioni dell'auto. Poi abbiamo le app sue della Jeep, che sono tutte qua, Android Auto, esatto, e anche Apple CarPlay. Bene, e quindi ha tutto quanto quello che serve. Clima bizona, perché se non sbaglio potete... Sì, esatto, è solo davanti però, perché questa versione contempla solo il lato guida e il lato passeggero. Sì, dietro purtroppo non ti può regolare. Quindi non è un trizona. Esatto. Non ha neanche le bocchette dell'aria dietro, e quindi... Esatto, solo davanti. Bene, bene. Ma guardate com'è fatta dentro. Stavo guardando anche lo specchietto, che se non sbaglio questo qua è l'antiriflesso. Esatto, se ti è fanno... una cosa molto utile questa. Perché se ti fanno i fari alti... Esatto, o magari ti trovi con qualcuno che ha tipo i furgoni che hanno la posizione troppo alta, e con questo riesci a non essere abbagliato. Ecco, è una cosa molto comoda questa qua, e si può accendere e spegnere direttamente da qua. Quindi potete attivarla e disattivarla. Questo è il quanto per quanto riguarda gli interni. Comodi, belli comodi, anche se i sedili sono molto comodi. E qui abbiamo una piccola tasca se vogliamo appoggiare qualcosa, magari durante il viaggio, cellulari eccetera. Poi abbiamo i due vani qui per mettere i due bottiglie, i bicchieri, il bracciolo, aspetta che giriamo, opla, bracciolo, per mettere tutto quanto quello che serve da nascondere. E qui tutto bene. È bella spaziosa, i sedili sono ancora molto ben rigidi e tengono botta. Una cosa che mi sono trovato io in difficoltà è con il controllo praticamente del mantenimento in carreggiata. Arrivando da un'auto come il Fiat Bravo vecchio, questa è stata una cosa che ho trovato fastidiosa. Non poco utile, però un po' fastidiosa, nel senso che se tu ti dimentichi di mettere la freccia e fai sorpasso, la macchina ti torna a ributtare in carreggiata. È una cosa che, se non sei pronto, potrebbe diventare secondo me un po' pericolosa. Sì, è una sensazione molto strana, perché non è il comando. Esatto, però è una cosa che poi, diciamo, vai dopo ad abituarti alla macchina. Beh, in caso si può disattivare. Esatto. Però anche a me è successo con la Capture, e l'ho già raccontato questo, che sui sorpassi, se non ti ricordi la freccia, vabbè, dobbiamo mettere sempre la freccia, ecco. Poco ma sicuro. Obbligatorio. Bene, saliamo dietro e vediamo un attimo com'è fatta. Allora, adesso Diego sale dietro, lui è alto 1,90 m e il sedile è impostato sulla sua misura, quindi vediamo come sta. Stiamo parlando di misure... Obla. Guardate spazio che ha per le ginocchia, quindi secondo me è un'auto super spaziosa. Vedete qui anche il bracciolo per appoggiarsi, quindi se si viaggia in quattro posso mettere comodo. Super comodo. Non ha il passaggio da dietro, se non sbaglio, no? Per mettere i sci o cose del genere, però qui possiamo mettere i nostri bicchieri, quello che dobbiamo fare, insomma. E anche, vedete, i poggiatesta sono belli, ben fatti, spazio ce n'è anche in altezza, no Diego? Sì, perché comunque sei 1,90 m e guardate, altri 5 cm ci sono tranquillamente. Buoni. Maniglie ci sono per tutti gli occupanti, vedete? Qui e poi qui. E qui, come vedevamo prima, appunto, ha le luci per illuminare la nostra, dove siamo noi in postazione. Viaggiare in quattro secondo me tranquillamente. Qui poi abbiamo una presa USB, e una presa 220. Sì. Quindi se vuoi caricarti, non so, il computer. Sì, esatto. Mai usata, però è la classica presa americana in buona sostanza, anche se secondo me più di 10 A non supporta. Ok, sì, se non sbaglio sono 150 watt. Esatto. Quindi caricare un computer tranquillamente. Un PC, un tablet, comunque tranquillamente lo carichi. Molto bene. Questi sono ancora i tappetini originali suoi. Guardate, ancora
sono perfetti praticamente, guardate che in condizioni sono. E anche dietro qua i sedili molto molto bene, non hanno segni di usura, niente di niente, veramente tenuta molto bene. E anche comunque resistono i materiali, perché è da dire anche quello. Bene, eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione del video, spero sia stato utile, comunque abbiamo portato qualcosa anche giusto per far vedere l'auto com'è dopo 6 anni, e cioè adesso sono sempre più stupito perché vedo che le auto comunque dopo 5, 6, 10 anni sono ancora i materiali sono veramente buone, ottimi, e quindi possono essere delle ottime alternative anche acquistare un'auto così con 70.000 km e 6 anni, magari con un prezzo che dal prezzo iniziale andiamo a ridurlo tanto e abbiamo tutto quello che serve. Poi se vogliamo l'ultimo modello, vabbè, lì. Però secondo me le auto usate di oggi vanno molto bene. Se poi le tengono così, che come Diego che ha voglia. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale. Diego, aiutami anche te a farli iscrivere, che non vogliono iscriversi. Cosa guardiamo i canali senza poi iscriverci e avere anche un confronto anche. È gratuito, appunto. Non costa niente, tante visualizzazioni, pochi iscritti, dai aiutatemi e mettete l'iscrizione. A parte gli scherzi signori, mettete anche un bel like, quello è importante, iscrivetevi e poi attivate tasto notifiche. Ringrazio ancora Diego, grazie a voi di essere venuto qua, torno ripeto sempre di domenica mattina, che è l'unico giorno che ho libero, quindi sono recensioni reali, sono recensioni per portarle per chi vuole acquistare un'auto usata o vedere com'è l'auto prima di andare ad acquistarla, se ci sono stati dei problemi, e parlare con i proprietari, parlare con chi la usa. No Diego? Certo. Cioè anche te ti sarai informato prima di acquistarla. Certo, logicamente. E infatti quindi il problema era che non trovavi nessuno che ti diceva effettivamente com'era la macchina. Sì, sono tutti video di concessionario, esatto, di chi lo fa così. O di venditori. O di venditori. Bene, grazie a tutti e arrivederci. Ciao a tutti.